In quanti modi migliorerebbe la tua vita se decidessi di fare pulizia e di liberarti di quello che non serve più? Ciao, io sono Simona e su Flow Revolution parleremo di benessere psicofisico e di evoluzione personale. Se sei interessato o interessata a questi temi, clicca su Segui così non ti perdi quello che verrà. Oggi pensavo a quanto è migliorata la mia vita da quando ho deciso di fare ordine e di liberarmi veramente del superfluo. E vorrei condividere con te alcuni spunti che mi hanno permesso appunto di fare pulizia e di avere più spazio per le cose che hanno davvero importanza. E alla fine del video ti darò anche 3 esercizi pratici molto semplici che potrai applicare da subito, se vuoi, nella tua vita per mettere un po' di ordine. Perché liberarci del superfluo? Beh, intanto se noi siamo circondati da troppe cose o troppi impegni che in realtà non servono davvero, non abbiamo spazio per muoverci e per gestire al meglio le cose veramente importanti. E in più non lasciamo spazio per tutte le cose nuove che noi anche magari stiamo cercando di introdurre nella nostra vita. E semplicemente non c'è spazio per loro e quindi rimaniamo legati o intrappolati in qualcosa che non ci appartiene più, in cui non ci identifichiamo più e se non ce ne liberiamo non facciamo spazio per tutte le novità che vogliamo attrarre nella nostra vita. E questo è un processo che si applica praticamente a tutte le aree della nostra vita, dal cibo ai vestiti, alle cose che abbiamo in casa e anche dai pensieri che occupano la nostra testa. Ed è un processo che non finisce mai, quindi se vogliamo evolverci, se vogliamo migliorare o progredire in tutti gli ambiti della nostra vita, sarà un continuo processo di eliminazione del superfluo oppure di quello che è servito, magari inizialmente, e poi non serve più. Perché come si dice, l'unica costante è il cambiamento. Per farvi alcuni esempi, riguardo alla mia esperienza, quando ho voluto migliorare il modo di mangiare, quindi la mia salute, ho dovuto necessariamente liberarmi di alcune abitudini alimentari o comunque di alcuni cibi che erano predominanti in quel momento e decisamente andavano contro tutto quello che di nuovo io avrei voluto per me stessa, quindi una miglior salute, un miglior benessere e una migliore alimentazione. Ho dovuto necessariamente disintossicare il corpo dalle tossine accumulate nel tempo con questi cibi, quindi ad esempio l'aloe è diventato il mio migliore amico. Quando ho voluto cambiare il modo di vestire, ho dovuto liberarmi di vecchi vestiti, cose che non mi identificavano più e che magari erano troppo usate o comunque non avrei messo. Oppure quando ho voluto cambiare il mio benessere emotivo, ho voluto migliorarlo, ho dovuto necessariamente allontanarmi da situazioni negative, persone negative e ho dovuto soprattutto iniziare a lavorare su me stessa per quello che era il mio schema di pensiero negativo e anche questo è un fare ordine, fare pulizia. Partiamo subito con lo spunto numero 1 che è liberarsi delle cose vecchie. È un concetto molto semplice che può veramente attuare chiunque in qualunque momento della propria vita e se ci pensiamo bene siamo circondati da un sacco di cose che non usiamo, da un sacco di cose che occupano spazio, da un sacco di cose che non rispecchiano più quello che è la nostra vita attuale. E io poi sono una grandissima fan del decluttering, quindi liberarsi delle cose è la mia specialità, però veramente è una cosa che ho notato apporta dei grandissimi benefici e si può partire da cose piccole, anche semplicemente degli oggetti che abbiamo in giro per casa, oppure di cose rotte, oppure dai vestiti. E a questo proposito, alla fine del video appunto troverete nei 3 spunti pratici anche questo. E inoltre le cose accumulano energia, come qualsiasi essere vivente, tengono a trattenere energia, quindi se sono cose che hanno un'energia che noi non vogliamo più, piuttosto che arrivano da momenti della nostra vita in cui non c'era una buona energia, queste tendono ad accumularla e a mantenerla nell'ambiente in cui siamo. Quindi a maggior ragione, liberandoci di queste cose,
liberiamo il campo da questo tipo di energia e quindi possiamo sostituirle oppure non sostituirle del tutto con un'energia diversa. Spunto numero 2, prenditi del tempo per stare da solo o da sola. Anche questa è una cosa molto semplice da fare, però se ci pensiamo a volte non ci diamo troppa attenzione. E invece è una cosa fondamentale perché ci permette di pensare più chiaramente, senza l'influenza del mondo che ci circonda, di prendere le decisioni giuste per noi stessi e non magari influenzati da quello che qualcun altro vorrebbe, e ci permette in generale di mettere in ordine i nostri pensieri. È una cosa semplice da fare perché si può inserire in qualunque momento della giornata, potrebbe essere al mattino con 10-15 minuti per stare in silenzio da soli, potrebbe essere una camminata durante la giornata. Io per esempio adoro camminare al parco quando ho del tempo, ma anche in realtà in qualsiasi momento dell'anno o in qualsiasi condizione atmosferica è buono fare una camminata proprio perché schiarisce tantissimo le idee, ti permette di stare da solo ed è una cosa che possiamo veramente inserire anche se non è un posto silenzioso, il che comunque aiuterebbe, potrebbe essere comunque efficace, potrebbe essere una pausa pranzo dove si approfitta del momento del pranzo appunto per stare con noi stessi. Spunto numero 3 è la meditazione. I benefici della meditazione sono tantissimi, se ne parla ormai sempre di più, perché la meditazione è uno strumento super potente che ti permette di avere un sacco di chiarezza e in più è appunto un'occasione per stare da soli, anche solo 10 minuti che sono più che sufficienti. Per quanto riguarda la mia esperienza, sono tanti anni che ho approcciato la meditazione, ho avuto i miei alti e bassi e soprattutto ho voluto fare tutto da sola, quindi ho preso spunti qua e là e ho cercato di costruire una routine più o meno che avesse molto a che vedere con la mia personalità e col mio stile di vita. E ad ogni modo 10 minuti, come dicevo, sono più che sufficienti, può essere il mattino quando ci svegliamo o la sera o un momento della giornata in cui è ideale per noi. E anche di questi 10 minuti, 1 o 2 minuti di completo distacco sono più che sufficienti per avere chiarezza durante tutta la giornata. Spunto numero 4, l'uso del telefonino per avere più spazio nella nostra testa. Questa anche è una cosa che non tutti facciamo a volte, è sfruttare il fatto che abbiamo uno smartphone, ormai quasi tutti di noi abbiamo uno smartphone, più o meno avanzato che sia, che ha comunque di base delle opzioni che noi possiamo usare per liberarci da alcune cose che siamo soliti tenere in testa. Ad esempio, lista della spesa. Questa è una cosa che per me è molto utile, la uso tantissimo perché semplicemente aprendo una nota nel telefono e tenendola attiva io posso inserirci o cancellare delle cose man mano che mi vengono in mente o che le compro, e questo toglie un sacco di energie al fatto che appunto devo impegnarmi a pensare a cosa devo comprare, cosa è finito, cosa manca, e mi fa risparmiare un sacco di tempo poi quando vado a fare la spesa, perché vado a colpo sicuro e sono sicura di non dimenticarmi nulla. Un'altra cosa che possiamo usare del telefono è il promemoria. Anche questo è strautile perché ci toglie dalla mente tutte le cose che vogliamo ricordarci, e come per esempio può essere di, non so, guardare quel webinar a quell'ora di quel giorno piuttosto che fare gli auguri a quest'amica, a questo amico, e siamo tranquilli di ricordarcelo senza per forza doverlo tenere a mente, anche perché tante volte tutto quello che vogliamo tenere a mente è talmente tanta roba che qualcosa volenti o nolenti ci dimentichiamo. Quinto e ultimo spunto è decidere prima cosa vogliamo mangiare durante la settimana. Allora, io di base non sono una grande fan del decidere prima cosa mangiare, sono più una dell'ultimo minuto a seconda di quello che mi va, come penso tanti di noi, però il fatto di decidere la nostra settimana alimentare ha degli enormi benefici. In più
non dobbiamo essere così specifici. Adesso vi spiego come faccio io. Io decido all'inizio della settimana, a seconda di come voglio i miei pasti, quindi cerco sempre di farli equilibrati con una parte proteica piuttosto che una parte di carboidrati e di verdure, e decido a seconda di quanti pasti cosa andare a comprare al supermercato. Di solito faccio una lista che dura appunto una settimana, considerando il fatto che ci sono alcuni giorni in cui può capitare che mangi fuori e ci sono appunto anche da considerare le cose fresche e le cose conservate. Quindi faccio di solito un mix di queste due cose, così che ho da una parte la confidenza di avere comunque la settimana pronta e dall'altra la libertà di decidere giorno per giorno cosa mangiare senza sprecare del cibo. Non c'è bisogno di cucinare le cose prima, ma appunto facendo così si può decidere al momento cosa mangiare e cucinarselo appunto anche a seconda del tempo che si ha a disposizione. E a proposito di tempo, questo risparmia un sacco di tempo riguardo sia al fatto che dobbiamo fare la spesa e quindi il tempo che dedichiamo al supermercato, e risparmi il tempo anche quando appunto c'è da preparare le cose, perché tendi a incastrare le cose a seconda degli impegni che hai durante la giornata. Quindi se magari è una giornata in cui ho meno impegni, tenderò magari a farmi qualcosa che devo cucinare o che magari ci vuole del tempo per cucinare. Se è una giornata magari che ho tantissimi impegni e non ho il tempo, posso decidere o di mangiare fuori o comunque di fare delle cose più veloci o magari conservate. E inoltre un altro beneficio di questo è che tendiamo a mangiare meglio, quindi decidendo prima cosa vogliamo mangiare durante la settimana, tendiamo a avere dei pasti più equilibrati, perché abbiamo già deciso che cosa mettere nel nostro piatto. Ok, adesso passiamo ai 3 consigli pratici, anzi 3 esercizi da poter fare subito, uno o tutti e 3, per fare ordine e pulizia nella nostra vita. Il primo è facilissimo: scegliere 3 o 5 o 10, insomma quanti ne riuscite, capi di abbigliamento che o non mettete più da più di un anno, o sono rovinati o troppo usati, oppure non vi identificano più. Allora, quello che potete fare con questi capi di abbigliamento, a seconda di quale di queste categorie, in quale di queste categorie è o buttarlo via. So che non è facile, però credetemi, darà un'enorme soddisfazione. E 2, potete darli in beneficenza. Questo è molto facile, è pieno di bidoni in giro della raccolta vestiti usati, oppure potete portarli alla vostra comunità, la comunità più vicina, oppure portarli al mercatino. Anche qui i mercatini dell'usato ormai sono dappertutto. Ho usato per molto tempo questa strategia, ho smesso perché è vero che è un peccato poi per i vestiti in buone condizioni o ottime condizioni a volte, perché ne abbiamo messi pochissimo, è un peccato darli via o comunque buttarli, e quindi si tende a magari poter ricavare quello che si può ricavare. Però da un'altra parte c'è da dire che il mercatino dell'usato, poi ognuno funziona un po' a modo suo, però generalmente trattengono i vestiti per un tot di tempo e li lasciano in vendita. Questo fa sì che le energie legate a quel vestito o quel capo rimangano comunque collegate a noi ancora per del tempo, anche se comunque li abbiamo portati in un altro luogo. E questo appunto, come dicevo prima, non è sempre un beneficio, anzi, e in più tantissime volte non ne vale proprio la pena, perché oltre ad essere svenduti chiaramente a un prezzo molto più basso di quello originale, il mercatino tenderà chiaramente a tenere una parte come commissione, quindi comunque a livello economico non ne vale la pena, per cui ho smesso, ho deciso o di darli in volontariato, in beneficenza, o di buttarli via. Esercizio 2 è scegliere anche qui 3, 5, 10 oggetti
che sono sparsi nella vostra casa, sulle mensole o sui mobili, e liberarvene. Oppure potete fare una cosa, potete dividere questi oggetti tra oggetti di cui liberarsi e oggetti da mettere via. Sono oggetti che non rispecchiano più quello che è il vostro stile di vita, quindi non vi servono e che stanno accumulando polvere su degli scaffali e quindi stanno occupando spazio che voi potreste usare per qualcos'altro. Quindi scegliere 3, 5, 10 oggetti, quindi cose che andrete a togliere da questi scaffali, da queste mensole, e andrete a destinare in un altro modo. Tra l'altro, per quanto riguarda le cose e i vestiti, c'è un'altra opzione che potete usare, che è quella di regalare. Tantissime cose potrebbero servire a qualcun altro, anche vestiti, perché no? Io stessa ne ho ricevuti anni fa e sono vestiti che magari sto usando ancora oggi, perché sono magari cose in buone condizioni o ottime. È vero che non vi rispecchiano più, magari non volete darle via, e allora regalatele a chi avete intorno, ai vostri amici, alla vostra famiglia, che può sfruttarle molto meglio di come le state sfruttando voi e che magari gli servono. Terzo e ultimo consiglio pratico, questo esercizio è molto semplice, io lo sto usando in questo momento, ed è aprire una nota sul telefono, chiamarla con il nome del giorno in corso, quindi del giorno dopo, e scrivere le cose che andrete a fare il giorno, quel determinato giorno. Questo vi aiuta è come una lista di cose da fare. Allora, domani è, non so, venerdì, sto inventando, 28 aprile, e devo andare a lavoro, e la mattina quando mi alzo mi devo ricordare magari di questa cosa o di questo determinato messaggio da mandare. Le mie intenzioni per la giornata in generale saranno queste, e magari, che ne so, devo andare a spedire questa lettera. Queste 4-5 cose che dobbiamo fare in questa giornata, o che le intenzioni che vogliamo esprimere riguardo a questa giornata, se scritte, aumenteranno esponenzialmente la probabilità che vengano poi eseguite. Non dobbiamo stressarci su questa cosa, ma dobbiamo semplicemente usarlo a nostro vantaggio, il fatto che le abbiamo scritte e che quindi rimarranno molto più probabilmente appunto alla fine della giornata nella lista delle cose fatte. Questo vale tantissimo anche su carta, quindi se non volete scriverlo sul telefono potete farlo su carta, anzi è molto più efficace, ma usare il telefonino anche per questo ce l'abbiamo sempre sotto al naso, quindi perché no? Ok, questa era la mia esperienza e quello che ho voluto condividere con voi, spero che sia stato utile, e se avete altre idee o altri suggerimenti su come fare ordine e pulizia nella propria vita, scriveteli pure nei commenti, fatemi sapere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!